Una tantum, qui su Podcast Italiano ci occuperemo di parole ed espressioni non proprio italiane ma latine, alias latinismi. Noi italiani li usiamo molto spesso anche nella vita di tutti i giorni. Ergo, ho pensato di fare un video ad hoc, un vademecum delle espressioni e parole latine che de facto fanno parte del vocabolario italiano. Mi auguro che ti piaccia e che non lo guarderai obtorto collo. E se non ti piace, de gustibus, che ti devo dire? Oddio, che succede? Sono impazzito? Sono su Podcast Italiano o su Podcast Latino? Sono nel 2025 o nel 225 d.C.? Niente panico. Volevo solo darti un esempio di come parlerei se volessi infarcire il mio discorso di parole ed espressioni latine, magari per darmi un tono, magari per sembrare più colto o per dare una sfumatura di antico e di solenne all'incipit di questo video. Ma non è solo un gioco. Conoscere i latinismi ha la sua utilità perché in italiano si usano, specie nella lingua scritta e nella lingua di un certo livello. E saperli usare, cum grano salis, ti farà fare bella figura con gli italiani. Dunque, guarda questo video. Io mi chiamo Davide, questo è Podcast Italiano, un canale per chi impara o ama l'italiano. Attiva i sottotitoli se ne hai bisogno. Trovi la trascrizione integrale in toto sul mio sito. E poi, come sempre, ho preparato un PDF, una specie di riassunto, di summa di tutto quello che dico, con esempi, esercizi, eccetera. Perché ricorda, verba volant, scripta manent. Puoi scaricarlo al link in descrizione oppure scansionando questo codice QR. Leggilo, rileggilo, fai gli esercizi che prepariamo per te, perché, come dicevano i latini, repetita iuvant. Ripetere aiuta. Come spesso ripetiamo su questo canale, il latino è stato per lungo tempo la lingua delle leggi, della giustizia, dell'amministrazione pubblica, della religione, della letteratura e della comunicazione scientifica internazionale. Insomma, una vera lingua franca, almeno dell'Occidente, un po' come mutatis mutandis l'inglese oggi. Pensa che fino al Settecento il latino era parlato normalmente da studenti e professori nelle scuole e nelle università, e ancora nel Novecento alcuni convegni scientifici si svolgevano in latino. In Italia poi ancora oggi gli adolescenti studiano il latino al liceo per ben 5 anni. Anch'io l'ho studiato. Il latino ha dunque continuato a esercitare nei secoli un fortissimo influsso culturale sull'italiano e sulle altre lingue romanze che nel frattempo si stavano formando. Studiarlo è sempre stato considerato una conditio sine qua non, una condizione fondamentale per essere considerati persone di cultura e far parte delle elite culturali. Ma che cos'è esattamente un latinismo? Lato senso, cioè in senso lato, in senso generale, un latinismo è una parola della lingua latina che per un lungo periodo, mentre la lingua italiana si stava formando, non è stata usata nella lingua parlata e che invece è entrata nell'italiano soltanto dopo, in un secondo momento, quando è stata ripresa da testi latini, da libri, da modelli scritti, quindi non per via popolare, ma al contrario per via colta, attraverso i libri, appunto. Come abbiamo visto in un video che ho fatto qualche anno fa, alcuni di questi latinismi sono stati adattati alle regole della grammatica e della pronuncia italiana. Si chiamano anche cultismi, parole colte o dotte, e di fatto solo chi sa un po' di linguistica li sa riconoscere, perché de facto sono parole del tutto italiane, che hanno il suono e l'aspetto italiano, per esempio problema, sostanza, causa, pensare, immagine, la stessa parola Italia, ma moltissime altre che sono entrate in italiano in varie epoche. Ne ho parlato in questo video se ti interessa l'argomento. Ma oltre a queste parole, che sono appunto italiane, sono indistinguibili da altre parole italiane per la persona comune, ci sono latinismi che si usano esattamente nella loro forma originaria, latina, praticamente parole e locuzioni latine che non sono state adattate alle regole dell'italiano e che chiunque riconosce come latine perché hanno una forma abbastanza particolare. Ed è di queste che parleremo oggi. Ma prima di vederne alcune, perché noi italiani le usiamo così tanto?
cui prodest? A chi giova? Beh, in alcuni casi si usano perché sono utili banalmente. Ad esempio, è molto comodo dire il mio ex piuttosto che il mio precedente partner, o in generale usare ex di fronte a nomi, ex capo, ex collega, ex presidente. Ed è più pratico, per esempio, dire ho avuto un lapsus, piuttosto che ho fatto un errore risultante da una sostituzione, trasposizione o domissione involontaria di una parola. Insomma, si usano perché fanno comodo a volte, un po' come i prestiti dall'inglese o da qualsiasi altra lingua. In altri casi il latinismo si è fissato, si è cristallizzato come forma standard di un certo linguaggio specialistico. In economia si parla di reddito pro capite, in questa forma, non per capita come in inglese, cioè reddito a persona, per persona. In medicina si parla di esame post mortem, dopo la morte. Nel linguaggio amministrativo si parla di iter burocratico, ovvero percorso, itinerario. Ma forse sto esagerando con gli esempi. Mea culpa. O forse no, perché forse, come dicevano i latini, melius abundare quam deficere. Meglio abbondare che far mancare. Ma è vero questo? È sempre meglio abbondare? Infatti, quando i latinismi nel discorso diventano troppi, il loro uso non ha più a che fare con ragioni pratiche, ma piuttosto con la vanità del parlante. Chi infarcisce il proprio discorso di latinismi a volte lo fa semplicemente per sembrare più colto, brillante, per far vedere che è istruito, spesso ha una formazione classica e quindi è esperto di quella cultura di cui parlavo prima, quella cultura classica umanistica che è così importante in Italia e che per secoli ha formato le élite del nostro paese. Il rischio di esprimersi così è di finire nel cosiddetto pedantesco, la lingua del pedante, la mia lingua, non scherzo. Pedante, tra l'altro, era anche un fortunato personaggio della commedia italiana che nasce nel Cinquecento come caricatura dell'intellettuale pieno di sé e sempre occupato a spiegare cose agli altri. PS, cioè post scriptum, dal latino anche questo, spiegare cose che non fregano minimamente agli altri. Ascolta come parla, ad esempio, Manfurio, il personaggio pedante della commedia intitolata Candelaio, scritta da Giordano Bruno nel 1582. Ho buttati in darno i miei dictati, li quali nel mio almo minervale ginnasio excerpendoli, dall'acumine del mio Marte ti ho fatti nelle candide pagine col calamo intinto ex arare, buttati, dico, in cassum cum sit, che a tempo e loco eorum servata razione servirtene non sai. Ci hai capito qualcosa? Nemmeno io. Ora, questa è una parodia, ovviamente, ma l'obiettivo di chi parla usando tanti latinismi è proprio mettersi in mostra, non farsi capire. La raccomandazione è quindi usare sì i latinismi se ci piacciono o se ci servono, ma cum grano salis, con un granello di sale, cioè con moderazione. Dopotutto, in medio stat virtus, la virtù sta nel mezzo. Per darti alcuni esempi di un uso moderato e preciso dei latinismi, vediamo insieme qualche clip. Partiamo dall'espressione ad hoc, che in latino vuol dire per questo, ad hoc. È un latinismo molto usato in italiano, anche nella lingua di tutti i giorni, che significa pensato per questo scopo, per questo fine, per questo obiettivo. E per quanto riguarda i virus, anche lì avremo la possibilità di sviluppare dei virus ad hoc per combattere un certo tipo di batteri. Ad hoc è l'espressione usata per significare che una persona, un oggetto, un mezzo, persino un virus, sono proprio quelli adatti al caso, sono pensati appositamente a uno scopo specifico. Per esempio, per ogni video creo un PDF ad hoc, oppure la nostra azienda ha progettato un algoritmo ad hoc per analizzare questi dati. Poi la seconda espressione è in extremis. Condannato a morte, ottenne la grazia in extremis quando già si trovava sul patibolo. Nel video il momento ultimo a cui ci si riferisce è quello della vita, il momento prima di morire. Di fatto in extremis si usa spesso con il significato di in punto di morte, ad esempio quando si dice pentirsi in extremis o fare testamento in extremis. Con un significato più ampio, in extremis può essere usato per indicare non l'ultimo momento della vita, ma di qualcos'altro. L'Inter ha evitato la sconfitta grazie a un gol in extremis, cioè segnato negli ultimi minuti della partita. Un altro latinismo molto usato è
Modus operandi, che vuol dire maniera di fare, di agire, di procedere, sia in senso generico, sia nell'ambito di una determinata attività. Il modus operandi dei fascisti era sempre lo stesso. Le squadracce si muovevano a bordo dei camion, che erano muniti di mitragliatrici, bombe a mano e persino cannoni, e si dirigevano verso i municipi e i sindacati socialisti. E terminiamo questo excursus, questa breve trattazione, con un latinismo che probabilmente c'è anche nella tua lingua, ovvero status quo, che significa la situazione attuale, così come è ora, nel presente. Tuttavia la paura tende, e anche qui per ragioni biologiche, a difendere lo status quo, cioè non ha una visione di lungo periodo. A questo punto ti propongo un breve quiz finale. Ti presenterò delle frasi tratte da giornali italiani dalle quali ho tolto un'espressione latina. Il tuo compito sarà individuare il latinismo corretto per riempire lo spazio vuoto. Vediamo se il tuo intuito è abbastanza sviluppato, o magari li sai già e dunque puoi già fregiarti del titolo di pedante. La prima frase è: il nuovo governo ha promesso di fare delle vecchie politiche economiche. Hic et nunc, tabula rasa, do ut des. La risposta corretta è B, tabula rasa. Fare tabula rasa significa cancellare tutto quello che è stato fatto prima e ripartire da zero, da capo. Questo perché i romani, dopo aver scritto su una tavoletta, cancellavano il contenuto per ricominciare a scrivere. Tabula rasa. Hic et nunc invece significa qui ed ora, è un'espressione che sa chi ha studiato la filosofia, ma si può impiegare anche, per esempio, per indicare un'azione che deve essere seguita subito, senza aspettare. Ad esempio, in un articolo si legge: la situazione richiede una risposta hic et nunc, cioè senza indugi, senza aspettare. Do ut des invece significa letteralmente do a te perché tu dia a me, e si usa a proposito di favori che si fanno quando vogliamo ricevere qualcosa in cambio di quel favore. Ad esempio, in un articolo si legge: la diplomazia ha lavorato per ottenere un do ut des. Bene, ora vediamo questa. La città è stata ricostruita dopo il terremoto. Aut aut, mea culpa, ex novo. La risposta corretta è C, ex novo, che significa di nuovo, dall'inizio, da capo. Aut aut invece può essere tradotto letteralmente o, e significa o questo o quello, o così o cos'ha. Mettere o porre o imporre un aut aut vuol dire mettere qualcuno davanti a un'alternativa, obbligandolo a scegliere o A o B. Attenzione a non scriverlo come se fosse un'espressione inglese, come fanno alcuni italiani. Sì, è una brutta cosa. Mea culpa, infine, è l'espressione usata per riconoscere la propria colpa, la propria responsabilità. Deriva dalla liturgia cattolica. Chiudiamo con un'ultima frase. Questa torta è davvero squisita. Penso proprio farò un ultimatum bis idem. La risposta corretta è bis. A tavola fare il bis vuol dire prendere una seconda porzione di un piatto, ma bis significa letteralmente 2 volte, credo tu lo sappia. Per esempio è l'esclamazione con cui negli spettacoli e ai concerti il pubblico chiede una nuova esibizione dell'artista, il quale solitamente fa il bis, concede il bis. Ultimatum invece penso tu lo conosca, sarebbe un ultimo avviso. E per finire, idem è una parolina molto usata nel linguaggio colloquiale che usiamo con il significato di uguale, la penso come te, sono d'accordo con te. Per esempio, le scuse di Maria non mi hanno convinto. Idem, la penso come te. Cioè, non hanno convinto nemmeno me, sono d'accordo con te. Idem. Potrei continuare questa lista molto a lungo, ma tempus fugit, il tempo fugge, ed è per questo che ci fermiamo qui, ma non senza prima farti l'esortazione in latino più famosa. Carpe diem, cogli il giorno presente. Parole con cui Orazio, nelle sue odi, esorta a godere dei beni che la vita ci offre ogni giorno, anche se sono pochi.
come questa manciata di latinismi che contribuiranno ad arricchire il tuo vocabolario in italiano, a renderlo più raffinato e colto. Così anche te puoi tirartela quando parli italiano. Vuoi scoprirne altri? Scarica il PDF dove ne troverai altri che qui non ho potuto menzionare per motivi di tempo. E fammi sapere, conoscevi tutte queste parole ed espressioni latine? E nella tua lingua, quali sono i latinismi più frequenti? Quali sono anche i tuoi preferiti? Fammi sapere in un commento. Ci vediamo al prossimo video e ad maiora o per aspera ad astra.